protezione, zero, emollienza, zero, qualità-prezzo, zero, profumazione, zero. Diplomi, zero. Tatuaggi, zero. Voglia di stare qui stasera, zero. Signori, buongiorno, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Buongiorno, esattamente, sì, perché oggi è successo un miracolo, ragazzi. Non sto registrando a luna di notte, che spettacolo. È pomeriggio, saranno le 5 e mezza, non ho l'orologio in questo momento. Però mi sono svegliato molto tardi. Oggi non ho niente da fare perché finalmente ieri ho finito gli esami. Vai, ho fatto 3 esami di fila, è stata una giornata lunghissima, ma finalmente mi sono levato un peso enorme. E allora andiamo a festeggiare. Andiamo a festeggiare con una bella sbarbata. Come potete notare, non mi sono, cioè, sta settimana mi sono un po' annullato, non ho avuto modo, insomma, di farmi la barba, di dedicarmi una mezz'ora intera per fare questa cosa, purtroppo. E quindi è abbastanza cresciuta, sarà da una settimana che non me la taglio. In questo modo potete anche vedere un po', no? Che tipo di barba c'ho, la mia peluria. Cioè, non è chissà che barbone, insomma, ve l'ho sempre detto. Allora, che cosa utilizziamo oggi? Oggi c'ho una chicca, una cosa cioè, che in realtà non è sto granché, che mi fa ridere. Però prima di farvelo vedere, è un sapone. Vi devo raccontare come l'ho trovato. Allora, la città in cui mi trovo, qui in Spagna, in provincia di Madrid, si chiama Alcalá de Henares, che si dà il caso che sia anche la città natale di Miguel de Cervantes, che è lo scrittore del Don Quixote, che è un po' il loro Dante, diciamo. Ehm, ogni anno qui ad Alcalá c'è il mercato cervantino, che è appunto un festeggiamento che si tiene a ottobre, mi sembra, ottobre-novembre, una cosa del genere, e ci sono tutti questi mercati e il tema appunto è il tema medievale. Tema medievale, ci sono anche, che ne so, i cavalieri che girano, persone mascherate. È bellissimo. Se passate da queste parti, vi consiglio di vederlo. Allora, girando, a un certo punto trovo uno stand di persone, uno stand di artigiani. Ce ne stavano parecchi a dire la verità, di produttori di saponi, prodotti, diciamo, cosmetici naturali, fatti in casa. Poi bisogna pure stare attenti a queste cose. Quindi, vabbè, trovo in particolare questo mercatino e c'avevano un sapone da barba. Allora mi sono fatto una chiacchierata con loro, un pochino arrancando perché lo spagnolo non sono ferratissimo, mi hanno raccontato appunto che li fanno loro in casa e allora mi hanno convinto, dai, io ho dato sti 5 euro e mi sono preso sta roba. Ma io dico, no, ma partiamo malissimo. Come cacchio faccio a prendere un sapone da barba dentro sta ciotolina microscopica con magari un pennello del genere? Cioè, vabbè. E questa è stata la prima cosa che, vabbè. L'ho usato un paio di volte e proprio. Cioè, oggi sarà l'ultima volta che lo utilizzo, regà, perché non è possibile. Questo non è un sapone da barba. Ci facciamo male oggi. Ci facciamo male. Aspettate un secondo. Ok. Andando a vedere tra gli ingredienti, tra l'altro, potrete notare, adesso ve li faccio vedere qua, spero si veda bene. Possiamo notare che mancano delle cose, a meno che non siano state rimosse dall'etichetta, e sull'etichetta abbiano lasciato soltanto magari i componenti più importanti. Possiamo vedere per esempio, allora cosa abbiamo? Infusione di menta eucalipto, olio d'oliva, olio di cocco, teco-betaina, che non so cosa sia, burro di karité e olio essenziale di menta, inoco dulce, mi sono dimenticato che cos'è. Manca, per esempio, una cosa che sta in praticamente tutti i saponi da barba, ossia l'acido stearico, che è un viscosizzante che serve a dare proprio quella bella densità, per fare quella bella schiuma thick, bella, bella spessa. E soprattutto manca pure, mo, ripeto, magari non sta scritto qua, ma loro l'hanno usata, manca la soda caustica, quella che serve appunto per innescare la reazione di saponificazione. Comunque, la consistenza è questa, è quella effettivamente di un sapone, quindi quello che mi viene da pensare è che c'è una saponificazione, c'è stata, ma semplicemente non hanno scritto soda caustica qua perché secondo me per dare l'impressione che fosse una cosa naturale, eccetera. Però, raga, è una reazione chimica, la saponificazione è una reazione chimica, quindi c'è poco da fare. Poggiamo questa roba. Allora, io che cosa ho fatto? Ho prelevato qualche ricetto di sapone e l'ho messo dentro la mia bella ciotolina di hummus e la fu una ciotolina di hummus e ho fatto un'altra cosa in realtà.
Siccome è un po' duretto come sapone, e le altre volte che l'ho utilizzato ha fatto un po' fatica a sciogliersi, ho preso la mia tazza della colazione, ce l'ho riempita di acqua e non so se si vede, sta fumando perché ho messo quest'acqua al microonde e, in modo insomma da far sciogliere il sapone, da far sciogliere meglio il sapone. Più calda è l'acqua, prima si scioglie teoricamente, sperando tra l'altro di non rovinarlo. Anzi, adesso ci metto un altro goccettino. La facciamo andare, facciamo sciogliere il sapone un altro pochettino e nel frattempo mi sciacquo la faccia. Riutilizziamo, come rasoio, il nostro impero, che non si vede da un po' in realtà sul canale, però siccome con il gruppo di amici di Sbarbiamoci Senza Pensieri siamo partiti con una challenge il 13 gennaio del farci la barba per 21 giorni con gli stessi prodotti, io ho deciso di utilizzare appunto lui, la crema Lea, il Floyd e il pennello Colosseo. Però mi sono preso la licenza di poter usare cose diverse per fare i video. Però cerco di mantenermi il più possibile. Quindi l'unica cosa che varierà dal mio setup di questa challenge è appunto sta roba. Vabbè, incommentabile. Oh, vediamo, magari oggi mi stupisce. Che ne so, magari so io che l'ho usato male le altre volte. Chi lo sa, chi lo sa. Allora, diamo una scaldata al pennello e cominciamo a prelevare quanto più possibile sto sapone. Tra l'altro sto registrando questo video in ritardissimo perché i miei video di solito escono di venerdì pomeriggio. E indovinate che giorno è oggi? È venerdì pomeriggio, quindi vedrete questo video praticamente subito dopo che l'ho registrato, quasi, spero. Allora, stiamo cominciando a vedere un po' di schiuma, È già un pochino più, come dire, un pochino più densa del solito, ma ho veramente abbondato col sapone a sto giro, quindi ci sta. Cerco di sciogliere i pezzetti che sono rimasti il più possibile, in modo da aumentare la resa. Ok, il pennello è carico. Adesso facciamo così, siccome sono rimasti un pochettino di pezzettini, ci verso un altro po' di acqua calda. Questi li lascio qua. Nel frattempo, se dopo voglio andare a riprelevare, raga, sto a fare alchimia, cioè, ma non deve essere così complicata. Ma che è? Ma perché? Ma perché mi sono imbarcato in questa cosa? Allora, vai. Sti capelli. Cominciamo a insaponarci. La profumazione, raga, è quasi assente. Sì, è un eucalipto, una menta. Non mi ricordo la prorosa verde, a dire la verità. Però quello è eucalipto e menta, molto blanda. Niente di che. Guardate che razza di schiuma che fa, raga. Cioè, no. Non mi piace. Ha schiumato in un attimo. E vabbè. Però proprio una densità del sapone che è... no, insufficiente, assolutamente insufficiente. Sono partito col pennello strizzato e ho svuotato il sapone, cioè ho semplicemente sciolto il sapone. Non sto aggiungendo altra acqua. Praticamente questo prima di provarlo ho provato a montarlo, cioè prima di usarlo in faccia ho provato a montarlo in modi diversi. Ma il risultato è sempre quello, raga. Più o meno acqua. Bene, sta schiuma che sembra praticamente il doccia schiuma. È abbondantissima, però non dovrebbe essere così. Allora, sicuramente è scorrevole, però insomma, come sappiamo, la scorrevolezza in un sapore non è tutto. Allora, ho armato il nostro caro impero con una Nacet. E tra l'altro sto pacchettino c'aveva 4 lamette dentro, non 5. Ho beccato il pacchetto fallato. Ma quanto posso essere sfigato? Mannaggia. E vabbè. E partiamo. Tra l'altro mi sa che non l'avevo mai messo così tanto sotto stress l'impero, nel senso che l'ho sempre usato con barba di 2 o 3 giorni, non con barba di una settimana. Comunque, andiamo. Cioè, guardate come sta già sparendo la schiuma. Vabbè, che schifezza.
Posso dirlo, raga? Che cagata. Meno male che appunto la lametta è buona, la soia è buona. Ma sto sapone è una cosa indicibile. Guardate, è completamente pieno di bolle. Ripeto, l'ho montato in tanti modi diversi. Asciutto, con più acqua, con meno acqua. E il risultato è sempre quello. Perché questo, signori miei, non è un sapone da barba. Questi semplicemente che hanno fatto? Hanno preso un sapone per le mani e ci hanno scritto sopra sapone da barba. Cosa che non è. Io vi giuro che il sapone di Marsiglia fa una schiuma molto meglio di questo. E non chiedetemi perché abbia questa informazione. Poi per fortuna con la barba che mi ritrovo non è difficile comunque tagliare tutto quanto. Soprattutto quando è lunga una settimana che ormai si è bella allungata, cioè si è ammorbidita. Era parecchio che volevo fare un video dove parlavo di questo sapone. Però a parte che dovevo prendere il coraggio, poi appunto dovevo trovare un po' la congiunzione astrale. Dovevo trovare il momento che mandava. A sto giro mandava. Con la barba così. Dico, quanto posso farmi male? Non molto. Quindi. Oh, sia chiaro, regà. Io non voglio screditare nessuno. Però, cioè, comunque quelli da cui ho comprato erano due ragazzi, un ragazzo e una ragazza abbastanza giovani, saranno stati sui 30 anni. Artigiani, fanno tanti tipi di sapone. C'avevano anche un dopobarba, ma non l'ho comprato quello, sinceramente. Avevo paura che ci fossero troppi oli essenziali che mi avrebbero pizzicato la faccia, quindi ho preferito evitare. E mi sciacquo la faccia e continuo il discorso. E dicevo, magari i saponi che fanno normalmente sono buoni, però ragazzi, il sapone da barba è una cosa diversa. Richiede delle conoscenze diverse rispetto a quelle che si hanno per creare un sapone normale per le mani, un sapone neutro, un sapone per il corpo. Perché poi soprattutto noi che amiamo fare questo tipo di cose abbiamo delle esigenze, no? Noi abbiamo delle esigenze e il produttore deve conoscerle, non puoi fare un prodotto e dire oh questo è per te quando non sai neanche cosa voglio. Il feedback dell'utente è importantissimo. Proprio qualche giorno fa stavo vedendo la live del buon Lucarelli assieme alla signora Occhi di Pachamama che crea ceramiche anche in questo ambito, manici per i pennelli, soprattutto scatole bellissime. E loro nel tempo, dicevano, hanno migliorato il design delle scatole e tutto il resto perché si facevano dare consigli dagli esperti. Loro sono partiti che di queste cose non ne sapevano nulla, si sono fatti aiutare da chi ne sapeva e adesso fanno prodotti molto molto belli. Seconda passata. Quindi ripeto, non voglio screditare quei poracci che hanno fatto sto sapone, per carità. Hanno uno store su Etsy, si chiamano Artesania Humb. Mm? Tra l'altro questo sapore non c'è su Etsy, non lo vendono. E meno male, fatemi un favore, risparmiate sti soldi, anche perché 5 euro per 50 grammi di sapone, capite pure che il prezzo non è vantaggiosissimo, però vabbè. Comunque io la barba me la sto facendo, però non, come dire, non mi sto divertendo.
Cioè, non sto gradendo la resa del sapone, proprio per niente. Il lavoro praticamente lo stanno facendo tutto quanto il rasoio e la lametta. Non vi dico che è come, non vi dico che è come radersi a secco, però siamo lì. È proprio, cioè, che è sta roba? Che non è niente. Quindi, come vi dicevo, manca l'acido stearico nell'inci e quello secondo me proprio non c'è. A differenza magari della soda caustica che non è stata menzionata, l'acido stearico si vede che non c'è. Poi, effettuando qualche ricerca, ho scoperto che l'acido stearico è contenuto anche all'interno dei grassi che si mettono per fare i saponi. Quindi, che ne so, nel burro di karité c'è una certa percentuale di acido stearico e via dicendo. Però non è abbastanza. Perché ogni sapone ha l'aggiunta di acido stearico? Perché evidentemente quello che c'è negli oli e nei burri non è abbastanza. Comunque mi sta un po' a pizzica il viso. Facciamo due ritocchini, raga, però veramente poi basta perché... No, dai. Probabilmente non sono mai stato così insoddisfatto da un sapone. Ho provato delle cose che non mi sono piaciute, tipo che ne so, la crema Noxema non mi piace. La Figaro rossa, non posso dire che non mi piace, perché mi dà proprio problemi, mi arrossa la faccia. Quindi su quella non mi esprimo. Ma, cioè, vi comprate una Pro Raso, raga. A parte che comprate con 2 euro, ne comprate 100 grammi, ma vi fate, vi fate sbarbate incredibili piuttosto. Una Palmolive, quelle sì. Quelli sì che sono saponi buoni ed economici. Mo, spero che i cari artigiani non vedano sto video e non mi denuncino. Due ritocchini, giusto per gradire. Vedete che mi sta uscendo un po' di sangue qua. Vabbè, questo sono stato io probabilmente comunque. Nella seconda passata sono andato un po' troppo diretto, avrei dovuto fare qualche altro passaggio così, come faccio di solito. Invece sono andato direttamente a fare così e mi sono sgrugnato. Comunque, la Nacet, ottima lametta. Un pochino più grezza rispetto alla Super Iridium, che è proprio una lametta che taglia e non ti fa sentire che c'è. Anche la Nacet non la senti, però il taglio in sé è un pochettino più grezzo. Sarà che comunque è una stainless, ci sta, la Super Iridium è ricoperta, quindi ok. E poi purtroppo con le Nacet mi è capitato che ho trovato parecchie lamette fallate, quindi ogni volta ne utilizzavo una e dicevo, oh, ma perché non va bene sta lametta? Poi la volta dopo ne utilizzavo un'altra ed era fantastica. Bisogna tenere in conto pure questo fattore purtroppo, perché la lametta fallata capita. No, il baffo non ci ripasso più, neanche, no, neanche per i ritocchi. Quindi abbiamo finito con la nostra rasatura, ragazzi. Sento un po' di bruciolino sulla pelle. Mo vediamo com'è il post di questo sapore. Spoiler, fa cagare. Non vi faccio vedere neanche la schiuma che mi è rimasta nel pennello, raga, perché si è letteralmente sciolta. A me mi dispiace parlare male di una cosa, però quando c'è da dire qualcosa va detto. Impossibile far finta di niente. Mi sono fatto la barba? Sì. Mi è piaciuto? Insomma. Mo compensiamo, mo compensiamo. Una sciacquatina con l'acqua fresca. Ci siamo quasi.
Allora, acqua fresca, ho detto. Fresca ma non ghiacciata, dai. Vabbè. Sto facendo un pastrocchio oggi. Un pastrocchio. Allora. Sentiamo il posto del sapone. In realtà, vi dirò. Ricordavo peggio. La prima volta che l'ho utilizzato mi lasciò proprio la pelle secca. Però c'è da dire che a sto giro ne ho prelevato veramente tanto. Cioè, se ritornate a inizio video e vedete quanto ne avevo messo nella ciotola, era parecchio. Era parecchio. E comunque la resa non è stata granché. Quindi, sentiamo un po', asciughiamo bene. Allora, sinceramente, a parte le solite zone, magari un pochino qua sotto e qua sotto, sì, questa parte qua. Per il resto, ecco, devo spingere proprio per sentire un po' di meno. Al BBS, diciamo, ci sono arrivato, sti cavoli. Al momento non sento grossi fastidi. Mi sono fatto un po' di male qua, ok? Ma questo è stato un errore mio di passaggio del rasoio, che è dove faccio più errori di solito, quindi vabbè. Si migliora, ragazzi, si migliora, non vi preoccupate. Qui c'ho un brufolo con un pelo incarnito, dannazione. E vi dirò, il post, alla fine, non è così male. Ero pronto per parlarvene male, perché, ripeto, la prima volta che l'ho utilizzato mi aveva lasciato una pelle secchissima e proprio zero. Qui siamo a livello di un sapone da banco, diciamo, qualcosina di più rispetto a un sapone da banco. La pelle è liscia, è morbida, non mi dà troppo quell'effetto di marmo in faccia, neanche il velluto. Però, dai, sono soddisfatto. Pensavo peggio, pensavo peggio. Concludiamo con... che ce devo fare? Mi piace, non ci posso fare niente, ragazzi. È buono. Continuiamo la nostra challenge con gli amici del Sacro Rotolo, che saluto tutti, che è il gruppo... oddio, sai, non so sicuro se l'ha creato Francesco Lucarelli o l'ha creato qualcun altro assieme a lui. Comunque è quello dove lui è più attivo, quindi... Boh, gruppo suo? Più o meno. Sì, penso di sì comunque. Ah, che bello, tanta roba ragazzi. Il Floyd. E se per voi puzzate vecchio, a me non me ne frega niente. Se per qualcuno non è come quello degli anni 30, a me non me ne frega niente. Perché quello degli anni 30 tanto non l'ho mai sentito. Che bellezza. Allora, qui mi è rimasta un po' d'acqua nella tazza. Ci metto la tisana. Mi ci vado a fare... No, scherzo, sto scherzando. Oh, capito che... Dai che sto scemo, ma mica sto stupido. Ci sciacquiamo le mani. Allora, avevo qualcos'altro da dirvi? No, non credo. Che dire, ragazzi? Setup tranquillissimo, sapone che non vi consiglio, sinceramente, spendete i vostri soldi su altro, piuttosto. E adesso devo andare a montare il video, sbrigarmi, caricarlo, fare tutte le descrizioni, le copertine, le cose. Quindi, grazie per avermi seguito nuovamente, ci vediamo la prossima settimana, ragazzi. Ciao!